Buongiorno ragazzi e ben ritrovati. Io sono Plak e oggi ho il piacere di essere in compagnia con Turtlecute. Ciao Turtle. Ciao Plac, grazie per l'invito. Grazie a te per essere qua e oggi iniziamo con una nuova miniserie, chiamiamola così, che tratterà prevalentemente l'home mining. Ho voluto Turtlecute così per darmi una mano, soprattutto per quanto riguarda le sue competenze, per i dati. Sappiamo che Turtle è anche un insider nel mondo delle pool e quindi ci potrà dare una grossa mano a capirci un pochettino di più su questo mondo che diciamo che non porta guadagno, ma è un mondo affascinante che se uno poi si appassiona a Bitcoin, inevitabilmente casca anche nel mondo dell'home mining, ecco. Quindi io inizierei con il parlare di come si mina Bitcoin. Allora, non facciamo il discorso completo su che cos'è il mining, perché comunque trovate già dei video sul mio canale. Magari facciamo giusto un accenno, nel senso che semplicemente fare mining vuol dire avere una macchina apposta che fa un calcolo stupidissimo, ovvero l'hash, ovvero prende dei dati contenenti nel blocco e fa la funzione di hash, e ci sono i macchinari che sono fatti apposta per fare mining, e il loro compito è fare più hash possibili al secondo in modo tale da cercare di trovare questa famosa soluzione da risolvere il blocco e prendere la ricompensa. Se volete un approfondimento andate sul mio canale, ho proprio una playlist chiamata Mining e lì poi trovate tutti gli approfondimenti del caso. Entriamo un pochettino più nel dettaglio che interessa a noi in questa prima puntata, ovvero di come fare a minare Bitcoin. Si può minare in solo, quindi da soli, voi avete la vostra macchina, minate, sfruttando delle mining pool, oppure sfruttando delle mining pool ma minando lo stesso in solo. Allora, io adesso lascio la parola a Turtlecute e parliamo un attimino, vediamo i vari step. Quindi l'idea è: io ho un macchinario e decido di minare da solo, senza l'aiuto di nessuno. Allora, diciamo che ci siamo svegliati questa mattina, ci è arrivato un mini miner o un ASIC a casa, lo accendiamo e ci serve scegliere come iniziare a minare, cioè ci serve in qualche modo parlare con il network Bitcoin in modo da, poter scegliere quali blocchi minare ed effettivamente poter parlare con tutti e provare a guadagnarci questa beneamata reward. Esistono principalmente 3 modi. Punto numero 1, con una pool, quindi vuol dire che non ci è richiesto avere nessun tipo di server, nessun tipo di computer, noi attacchiamo il nostro mini miner, nella configurazione mettiamo il link ad una pool e parliamo con questo servizio. Che cos'è una pool? Semplicemente è un servizio che nasce all'inizio di Bitcoin, quando i miner inizialmente minavano da soli, cioè ognuno cercava di, minarsi il proprio blocco da solo, c'era un problema, ovvero che il miner mediamente spendeva energia elettrica tutti i giorni, ma poi guadagnava minando un blocco magari una volta alla settimana, una volta al mese, una volta l'anno, in base a quanta potenza aveva. Nascono le pool, ovvero miner che si mettono assieme e si dividono le ricompense ogni volta che le guadagnano. La maggior parte del mining pool mina 1, 2, 3, 4 blocchi ogni giorno nel network Bitcoin e tutti i miner in maniera proporzionale si dividono i guadagni. Quindi il modo solitamente più utilizzato dalla maggior parte dei miner è collegarsi ad una pool. Quindi ricevono il loro miner, mettono il link, iniziano a minare, il vostro mini miner parla con questo server centralizzato di solitamente un'azienda che distribuisce il lavoro fra tutti i vari miner, ehm, ci si divide le ricompense in maniera giornaliera. Il secondo modo è, se vuoi dopo possiamo anche approfondirlo ulteriormente, generalmente il secondo modo è solo mining. In realtà nella community inglese del mining c'è un grande discussione su questo topic. Che cos'è solo mining? Perché, c'è la discussione del block template, ovvero chi sceglie se la persona o la pool che, transazioni minare dentro al blocco, quindi ci sono tutti i vari OG Bitcoin che minano da 15 anni, che litigano sulle definizioni, e fanno i puntigliosi. Generalmente, solo mining è quando una persona che ha un nodo Bitcoin, al posto che connettersi a server esterni, si connette al proprio nodo per minare Bitcoin. Quindi non chiede nulla al network esternamente, non parla con mining pool, si connette al proprio nodo che gli dà tutte le informazioni di cui il miner ha bisogno. Quindi una volta ogni 10 minuti il nodo prepara un blocco diverso, lo dà al miner che lavora. In questo caso, se il miner riesce a risolvere un blocco, si tiene tutti i 3.125 Bitcoin più tutte le fee del blocco, quindi fa una bella vincita alla lotteria da quasi mezzo milione di euro e ovviamente è statisticamente molto improbabile, ma è il modo
più, diciamo, self-sovereign di minare Bitcoin, cioè non dipendere da nessuno e farsi tutto da soli, se stessi. Il terzo modo invece che sta crescendo molto di popolarità per la sua facilità è minare in solo, quindi, puntare il proprio hash rate scommettendo di riuscire a minare un blocco senza l'aiuto di nessuno, e fare mezzo milione di euro, ma senza dover configurare, preparare un nodo. Utilizzare una pool di solo, quindi semplicemente una persona che dice: "Guarda, tu non devi avere un nodo, non devi configurare niente, non devi saper fare nulla, se trovi un blocco io mi tengo l'1% e io ti do tutto il servizio pronto, in modo che tu connetti il tuo mini miner come se fosse una mining pool, ma se trovi un blocco te li tieni tutti." C'è un'ultima cosa che nomino soltanto per curiosità, che rimescola un po' le carte in gioco, che è Stratum V2, ci si potrebbe fare un video dedicato. Comunque ci sono delle tecnologie in sviluppo su Bitcoin per provare a eliminare alcuni problemi di, centralizzazione e censura che le mining pool potrebbero avere essendo centralizzate, per, diciamo, migliorare la privacy e la decentralizzazione di Bitcoin. Sì, sì, abbiamo già messo molta carne al fuoco, adesso faccio un attimo un riepilogo. Intanto su Stratum V2 trovate anche qui un video sul canale, ragazzi sfruttate la home page perché video oramai qualcuno l'ho fatto. Ho fatto un video proprio con Gabriele Vernetti che è il, diciamo, il maintainer, diciamo, è uno sviluppatore di Stratum V2 e quindi chi meglio di lui può darci informazioni riguardanti Stratum V2. Allora, facciamo un breve riepilogo. Turtle ci ha appunto elencato tutte le varie possibilità, ora proviamo a riprenderle facendo un piccolo esercizio mentale. Noi tralasciamo adesso la potenza di calcolo del dispositivo che abbiamo. Abbiamo un dispositivo per minare Bitcoin. Abbiamo diverse possibilità. Miniamo quindi completamente da soli, non ci fidiamo di nessuno, come giustamente da buon self-sovereign diceva Turtle, no? Quindi miniamo completamente noi, abbiamo bisogno ovviamente di un nodo, abbiamo bisogno di sostanzialmente Bitcoin Core, poi tralasciamo le varie implementazioni, comunque abbiamo bisogno di un nodo che ci dia tutte le informazioni necessarie per creare il block template, ovvero per prendere le transazioni, inserirle all'interno del blocco e decidere di far parte alla rete minando, no? Ok? Questo è ovviamente presenta diversi problemi. Primo perché la nostra potenza di calcolo non potrà mai competere con la potenza di calcolo del network e quindi è anche qui una sorta di lotteria perché stiamo tentando la fortuna noi da soli di minare un blocco. Abbiamo molta più ehm, diciamo, possibilità di decidere quello che vogliamo fare, perché comunque di fatto decidiamo noi quali transazioni inserire nel blocco e tutte queste cose qua, ma ovviamente è quasi impossibile, diciamo, riuscire a minare un blocco da soli. Quindi la seconda possibilità ci viene in aiuto, la seconda possibilità è quella di non minare da solo, ma collegarci a una pool, come diceva appunto Tartar, no? E quindi la pool unisce, diciamo, tutti i miner, ma è un servizio centralizzato che fa delle decisioni che sono importanti, ovviamente, ovvero quelle di creare il block template. Si prende una commissione e si mina tutti insieme, ma abbiamo molta più probabilità di ricevere delle reward perché avendo tanta potenza di calcolo concentrata è più probabile che si mini un blocco e quindi non ci prendiamo la ricompensa completa, cioè cosa che accadrebbe se minassimo in solo, ma la ricompensa viene suddivisa in base alla potenza di calcolo che noi offriamo alla mining pool. E poi appunto c'è invece la terza opzione ancora che è minare con una mining pool, ma tentare la fortuna. Quindi ci uniamo tutti insieme, però chi mina il blocco è quello che si prende la ricompensa. Dopo questo spiegone proviamo ad andare un pochettino più nel dettaglio. Allora, io direi di tralasciare un attimo il discorso di minare in solo con il proprio nodo, perché appunto è pressoché impossibile, non lo fanno in pochissimi, chi lo fa è un pazzo furioso, lo fa per scopo didattico, magari questo potrebbe essere molto utile per vedere come si mina effettivamente Bitcoin, ma concentriamoci un attimo ora sul discorso delle pool. Allora, è veramente semplice collegarsi a una pool, non abbiamo bisogno di cose particolari, non abbiamo neanche bisogno di un nodo, come diceva giustamente Turtle, basta inserire un link e collegarsi, parlare con questa mining pool. Ora, senza entrare troppo nei tecnicismi, vorrei parlare un attimo del discorso della convenienza che si ha nel collegarsi con una pool. Quindi, prima di tutto, come funziona il discorso ricompense? Ovvero noi abbiamo detto se miniamo da soli prendiamo tutta la ricompensa, se miniamo in una pool invece abbiamo una relativa certezza nella ricompensa che
che prendiamo, nel senso che ovviamente non è mai fissa, però noi sappiamo che più o meno costantemente ci viene remunerato il lavoro che noi diciamo portiamo all'interno della pool, è corretto? Sì, allora quando noi ci colleghiamo a una mining pool praticamente abbiamo un sito internet aperto sul nostro computer in cui vediamo una dashboard in live che, insomma vediamo proprio live che il nostro miner manda delle share, quindi delle prove di lavoro alla pool, vediamo il nostro balance che piano piano nei minuti, nelle ore aumenta lentamente sulla pool e quello che fa questo servizio è in poche parole pagarci per il lavoro che facciamo che troviamo o meno un blocco. Quindi solitamente le pool, anche se non siete voi a trovare il blocco all'interno della pool, quando poi, viene trovato e viene raccolta la ricompensa, questa viene distribuita tra tutte le persone che hanno, lavorato per raggiungere questo obiettivo. In pratica noi sulla pool vediamo un wallet, custodial, quindi la pool ci fa da custode fino a quando non preleviamo i fondi. Grazie Pluck per questa schermata live. Questa qua per esempio è Brainspool, in questo momento vediamo che Pluck non ha collegato nessun, ASIC che sta minando, se no qua vedremmo, una bellissima tabella con l'hash rate di Pluck Che è e, quello che vediamo, scusami, quello che si vede quando nel video in cui facciamo funzionare il nostro miner S9 che, qua ci vengono forniti i dati perché il mio miner S9 era collegato alla pool di Brains e qui vedevamo tutti i dati che si vedono nel video, diciamo, apposito. E una cosa importante, soprattutto se facciamo mining casalingo, è, vedere come e quando possiamo prelevare questi fondi. Qua per esempio nella schermata di Pluck, possiamo vedere che gli sono rimasti sopra il wallet di Brainspool 51 satoshi, prelevabili. Sono Ora ricco. s esatto, hai sbancato, hai lo stipendio di un futuro operaio dell'anno 3000. Ehm, in realtà questa cosa è interessante, nel senso che la mining pool ci tiene i soldi fino a quando noi non li preleviamo. Ed è quindi, secondo me, importante, soprattutto se siamo dei miner casalinghi, che quindi probabilmente non hanno cifre enormi, macchinari giganti che minano Bitcoin, avere delle pool che ci permettano di prelevare facilmente questi soldi. Le mining pool più grandi di Bitcoin, vediamo Foundry, Antpool, queste pool grandi per chi ha tanti ASIC, solitamente richiedono un minimo di withdrawal, quindi vi dice la pool: puoi prelevare una volta che raggiungi i, non so, 100 €, 500 €. Questa cosa è un po' scomoda per il miner casalingo, perché magari 500 € li fa in 2 anni, in base ovviamente agli ASIC che ha. Quindi se siamo dei miner, che hanno per esempio un S9, dei mini miner eccetera, secondo me è importante utilizzare delle mining pool che ci permettano di prelevare, cifre molto basse o ancora meglio ci permettano di prelevare su Lightning, perché questa cosa ci permette di, se preleviamo poco, anche soltanto 5, 10 €, non dover pagare le fee, on chain di Bitcoin. Principalmente ci sono giusto un paio di pool che permettono di, minare con prelievi Lightning. Una è appunto Brains, che hai appena mostrato te, che basta in poche parole dare un invoice o un Lightning address e uno può prelevare i fondi, che ha minato sulla pool. L'altra è Ocean e permette di configurare Bolt 12. Dico il tecnicismo soltanto perché, personalmente fare i prelievi da Ocean è stato un filino più complicato, nel senso che non tutti i wallet supportano, lo standard di prelievo di Ocean, e quella è l'altra mining pool se uno vuole eventualmente, minare con dei piccoli miner casalinghi. Non so se posso introdurre anche il discorso difficoltà, migliori mining pool coi mini miner e share, nel senso che Ocean non funziona perfettamente con i miner molto, molto piccoli. Le pool hanno una cosa chiamata difficoltà, cioè scelgono quanto deve essere grande la prova di lavoro che manda il Asco miner ogni tot ti minuti. ti fermo ti fermo un secondo, lo affrontiamo questo discorso, volevo prima un attimo fare un riepilogo, Assolut perché così almeno cerchiamo di inquadrare un attimo la situazione. Allora, tendenzialmente quindi, mi confermi che allora tu ci sono delle pool che non accettano miner troppo piccoli? sì. Mi viene in mente per esempio Foundry o queste qua grandi che comunque devi avere un minimo di potenza di calcolo per poterci accedere, giusto? Esatto. L'altra Il minimo è comunque basso, però mh, sono magari avere un miner da 5, 10 terahash, cifre, okay, simili sì. così. Se uno ha proprio un mini miner piccolo, 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 piccolo,
la quantità di Sì. lavoro che chiede la pool è troppo grande per il miner che uno ha. Quindi bisogna comunque avere anche un dispositivo professionale, che sia anche un miner un S9 che è vecchissimo e ovviamente non è più, diciamo, efficiente, ma comunque deve avere un minimo di professionalità nel Sì. macchinario. Ecco, invece la cosa fondamentale che interessa poi a noi per quanto riguarda il discorso home mining, ovvero che va poi a prendere tutti quei dispositivi che possiamo effettivamente tenere in casa, come possono essere il Nerdminer, anche se il Nerdminer è un orologio da scrivania, ma comunque di fatto mina Bitcoin, o eventualmente i vari Bitax o gli altri dispositivi, sono la possibilità che le pool danno di incassare la reward, diciamo la ricompensa, quella giornaliera, adesso che viene comunque, vi viene consegnata per il lavoro che avete svolto, la possibilità appunto di prelevare su Lightning, perché questo è come dire, uno scaglione che è importante, perché comunque voi dovete tenere presente che con questi dispositivi non è che riuscite ad ottenere delle reward che vanno nell'ordine di 300-400 euro al mese, cioè si parla di qualche euro, magari esagerando qualche decina di euro, dipende dal tipo di miner che state utilizzando o eventualmente dalla quantità, da quanti ne avete, ecco. Però comunque si parla di queste cifre, quindi è fondamentale che ci sia la possibilità di poter prelevare attraverso Lightning, perché se no diventa poi un problema. Il rischio è, essendo comunque pool centralizzate, di dover aspettare 5 anni per poter magari prelevare la vostra reward on-chain, ecco. Quindi questo, diciamo, è un punto fondamentale. Potete scegliere bene o male tutte le pool che volete, scegliete delle pool che vi danno la possibilità di prelevare sfruttando Lightning, come Brains, come Ocean per esempio, e come adesso non so se ce ne sono altre, ma rimanendo nel filone di Brains abbiamo Brains e Ocean prevalentemente, ecco. Sì, di Lightning purtroppo è uno standard ancora veramente poco, accettato dalle mining pool. Penso vedremo un boom, 1 perché è estremamente comodo, 2 perché migliora la privacy dei miner, non dover lasciare tracce on chain. Per ora, che io sappia, ne sono abbastanza certo, ci sono solo queste 2. Secondo me nel giro di 1 anno o 2 vedremo cambiamenti. Le pool non hanno l'incentivo di fare questa cosa di corsa, perché relativamente gliene frega nulla del minerino in casa, sono più incentivati a avere il tizio con il capannone pieno di ASIC, però secondo me è Certo. un trend che crescerà, piano piano ma crescerà. Bene, bene. Allora, adesso introduciamo il discorso, difficulty che avevi iniziato, diciamo, a raccontarci prima. Allora, come fa una mining pool a decidere come dividere la torta fra i miner che, partecipano alla creazione del blocco? Semplicemente la pool manda ogni tot tempo questi, lavori da fare ai miner, e i miner rispondono con delle share, ovvero immaginateveli dei pacchetti pieni di prove di lavoro che mandano indietro alla pool. Ogni pool sceglie quanto deve essere grande questo pacchetto. Cioè può dire: "Guarda Turtle, mandami un pacco con dentro", è una metafora per semplificare, 1000 prove di lavoro. Turtle ogni volta che riesce a fare un bel pacchetto con delle prove di lavoro belle e difficili, lo prende e lo manda alla pool. Alcune pool chiedono magari dei pacchi enormi, pieni di prove di lavoro. Questo serve alla pool per verificare quanta potenza e quanto state aiutando voi alla creazione di un nuovo blocco. Quindi in realtà è semplicemente un modo per la pool di misurare il vostro hash rate, senza doversi fidare di voi, perché sennò voi potreste scrivere: "Ah, io ho 100 terahash", e poi avere soltanto un bitax e mentire. Questo qua è un modo per la pool per misurare quanto voi state aiutando alla creazione del blocco e non fidarsi di voi, e può essere un problema per alcuni mini miner semplicemente perché pool grandi, come abbiamo appena detto, chiedono prove di lavoro giganti che magari un bitax riesce a risolvere, ma magari in 4 ore, e invece per avere una comunicazione efficiente con la pool servirebbe magari scambiarsi una prova di lavoro che siano almeno 4, 5 al minuto, per far vedere che siamo presenti, che stiamo lavorando, per avere un buon equilibrio ed efficienza. Questo qua quindi è il concetto di share, ed è importante quando uno utilizza dei mini miner, perché se per esempio voi collegate il vostro mini miner a una grande pool e vedete che stranamente sul vostro schermo appare, quando guardate la dashboard del mini miner, per esempio Bitax o così, vedete che manda una share una volta ogni quarto d'ora o 10 minuti, c'è qualcosa che non va, cioè effettivamente non state minando nella maniera più efficiente possibile. Ovviamente è una finezza, però penso che sia importante nominarlo, perché è uno di quegli errori che non è
chiaro, non vi esce sullo schermo del mini miner in rosso alert, c'è qualcosa di sbagliato, ma state un po' sprecando della potenza di calcolo perché le comunicazioni con la pool non sono efficienti. E dipende anche Ehm dalla potenza di calcolo del miner però comunque. Esatto, esatto. Comunque se avete per esempio, anche soltanto un S9 è un problema di cui già, non vi dovete preoccupare. Nel caso Per invece di un di un nerd. per darvi un'idea, allora io questo Nerd Miner è acceso da 6 giorni e ha mandato 9 share a una pool, okay? Cioè per A darvi che pool l'idea sei della collegato? a public pool. A public pool, okay. Sì, sì, quindi 1000 in solo ovviamente perché però per dire, Certo. no, 9 share tendenzialmente io adesso non lo so perché non ho modo di poterlo verificare, ma le manda al minuto Sì, un miner. mediamente se hai tipo un Bitax su CK Pool o le principali pool di solo mining, mandi indicativamente una decina di share, dalle 7 alle 10 share al minuto, con la pool. Quindi già Ehm, tanto vi dà un'idea della differenza di potenza di calcolo dei vari dispositivi. Questo è l'entry sì, level, 10 share in una settimana. Un Bitax 10 share al minuto. Poi ovviamente di lì a salire. E una nonostante che cosa una cosa interessante è che in realtà, se tu cominci a fare share troppo in fretta, quindi immaginiamo che tu colleghi un S21 a public pool, subito cominci a mandare centinaia di share anche soltanto al secondo, quello che fa la pool per non essere floodata, quindi ricevere miliardi di pacchetti da te al secondo, comincia a chiederti sempre più lavoro nei tuoi pacchetti, in modo da tenere questo bilanciamento, pool e miner, che semplicemente è per una questione di efficienza e connessione da parte della pool. Cioè la pool non vuole ricevere 400 megabyte di banda, di pacchetti, di prove di lavoro ogni secondo, perché se no gli si sovraccaricano i server. Quindi se siete troppo deboli è un problema. Se siete troppo potenti, la pool semplicemente si adatta e mano a mano che vi dà dei lavori ve li dà più grandi e difficili, in modo da, non essere sovraccaricata di vostre risposte e tenere comunque tutto in balance. Quindi, questo qua è un meccanismo in realtà molto interessante, perché quando pensiamo a una mining pool è facile pensare: "Ah, io sono Turtle, ho un mini miner, mi collego a Brains". Sì, ma Brains ha un server a cui ci sono 100, 200.000 Turtle collegati e devono distribuire i carichi di lavoro tra i miner sempre, ogni tot secondi in maniera bilanciata, e quindi è importante che ci siano, ottimizzazioni di questo tipo, se no rischi che le pool crashino, i miner non guadagnano soldi, si creano un sacco di problemi. Quindi per certo. fortuna che ci sono persone intelligenti e pensano a come distribuire il carico di lavoro fra 200.000 miner contemporaneamente. Certo. Bene, bene, quindi allora ricapitoliamo, abbiamo la possibilità in questo caso di collegarci a una pool classica, possiamo dire, dove si mina insieme a tutti gli altri. La pool ovviamente è un elemento di centralizzazione perché appunto fornendo anche, vabbè, indipendentemente da quanta potenza si si produce, però comunque è un servizio custodial per quanto riguarda le vostre ricompense finché voi non le portate fuori, però vi dà efficienza e possibilità di avere, diciamo, un ritorno piuttosto stabile, ovviamente dipende da quanta potenza fornite alla pool. Io direi di passare invece all'ultimo stadio che è quello di minare in pool, ma facendo solo mining. Quindi parlando delle le più gettonate sono CK Pool e Public Pool, che sono quelle alla quale poi tendenzialmente ci si rivolge quando si utilizzano, a parte diciamo strumenti come questo, ma comunque già dei vari un Bitax o cosa c'è, diciamo che tendenzialmente si preferisce utilizzare quelle pool lì, perché comunque la potenza di calcolo fornita non è elevata e si cerca di giocare alla lotteria sostanzialmente. Quindi si fornisce la propria potenza, ma, se diciamo becco il blocco io, la ricompensa viene poi tutta a me, meno una piccola fee per alcune pool, altre pool sono completamente 0 commissioni, quindi neanche quello. Dici un po' qualcosa di più rispetto magari anche le differenze appunto tra una pool come Brains Ocean e una pool come Public Pool. Allora, le solo mining pool sono un trend che sta crescendo veramente tanto, questo perché c'è sempre, più richiesta da parte del mercato. I mini miner sono un trend che sta veramente crescendo, c'è sempre più richiesta di fare solo mining, perché la gente vuole, scommettere e fare giocare alla lotteria di solo minare un blocco Bitcoin, anche perché ha relativamente, mia opinione soggettiva, ma non particolarmente senso minare su pool come Brains Ocean anche solo con un Bitax.
perché se uno paga qualche centinaio di euro un mini miner e poi se ne deve intascare 10, 100 al giorno, sono già che ci siamo, fai la lotteria, scommetti e non starci a pensare. Quindi Anche perché sicuramente Brains ha delle commissioni che poi vanno sul 2,5 sì. per incassare la ricompensa, quindi cioè obiettivamente poi, comincia a perdere un pochettino di senso, sì, sì. Quindi ci sono delle mining pool solo, quindi delle mining pool a cui noi ci possiamo connettere e minare da solo e se troviamo il blocco tenerci tutto. Ce ne sono al momento secondo me principalmente 3. Una è CK Pool, secondo me è interessante sottolineare come CK è quella con più, diciamo credibilità alle spalle, nel senso che, CK è stata scritta dalla persona che ha scritto CG Miner, che è il software dietro tutto il mining di Bitcoin oggi, cioè il 95% degli ASIC girano utilizzando questo software scritto dal creatore di CK Pool e ci sono tante persone su CK Pool che hanno già solo minato dei blocchi nel corso della storia. Questo è importante perché dà credibilità alla pool, cioè sappiamo che la pool in passato, anche poche settimane fa sono stati minati blocchi su CK, non è scappata con la ricompensa, ma effettivamente si è tenuta la sua fettina e ha distribuito la ricompensa al miner. Quindi CK Pool secondo me ha il vantaggio che è leggerissima, è una pool molto efficiente, non si blocca quasi mai, uptime perfetto, eccetera, ha molta credibilità alle spalle in quanto dietro ha comunque una persona importante nel mondo del mining di Bitcoin. Un'altra opzione, e la cito collegata, è Brains ha anche una pool solo, quindi anche una solo mining pool, che in realtà non è altro che un redesign estetico di CK Pool, nel senso che CK si prende il 2% di fee se solo minato un blocco sulla sua pool. Brains uguale, si prende il 2%, Brains ha 2 pool, una per miner normali che si vogliono dividere la ricompensa, una per i solo miner. In realtà se voi utilizzate quella da solo mining e minate un blocco, il 2% di fee Brains lo regala di nuovo a CK, semplicemente perché Brains ha preso la pool di CK e ha fatto un design un po' più bello per le persone che vogliono utilizzare il mini miner di Brains. Quindi è in tutto e Sì, per tutto okay. identica a CK, è soltanto un po' più bella esteticamente. E Quindi l'altra se voi opzione avete il invece mini miner di Brains minate su CK Pool sostanzialmente, sì, con un praticamente design uguale. della pool di Sì, Brainstorm. praticamente uguale. Cioè Brains ha preso il software di CK, l'ha clonato uno a uno, se l'è messa su un suo computer, ha cambiato il design e poi dice: "Se minate un blocco lo date a CK, non importa. Noi volevamo soltanto avere il servizio, non guadagnare soldi, ci serviva avere il servizio da offrire ai nostri clienti." Tutto qua. Certo. La terza opzione invece è Public Pool, che è, un software molto rinomato, nel senso che, tutti i mini miner inizialmente di default si collegano quasi sempre a Public Pool nelle settings di default. È una pool, relativamente giovane, nel senso che esiste da un paio d'anni, da quando è esplosa la moda mini miner, ha una UI, un'interfaccia molto bella e molto facile da usare. Volendo, se siete dei matti, come dicevamo all'inizio, ve la potete anche self-hostare, nel senso che software come Umbrel con un click vi fanno runnare la vostra public pool nella vostra rete internet locale. Public pool ha il vantaggio di avere 0% di fee, quindi è molto economica, cioè se solo minate un blocco non gli date niente, vi tenete tutto voi e penso che, generalmente sia una pool consigliabilissima a tutti. Da quello che so che mi dicono i developer, CK dal punto di vista stilistico è scritta in maniera un po' più efficiente, un po' più leggera, come pool, ma noi non ce ne frega niente, noi siamo dei clienti di questo servizio e quindi se vi interessa mio parere personale, se vi interessa avere 0% di fee, public pool è la soluzione migliore, non hai fee, fatto. Se volete andare sulla pool che invece è quella con più passato alle spalle, più esperienza, di cui vi volete fidare al massimo, forse CK o Brains sono quelle che, trovo un pochino più interessanti, semplicemente perché è software più testato e rodato. Perché al momento nessuno ha mai trovato un blocco su public pool. Quindi ipoteticamente, non sai mai cosa può succedere. Quindi son tipo io personalmente i miei miner li tengo su quando faccio solo mining, li tengo su CK o Brains,
perché sembra una cagata. Public Pool è sicuramente fidatissima, il creatore di Public Pool è una persona rinomata e famosa nel mondo Bitcoin, però nessuno ci ha mai minato un blocco, quindi dentro di me, che davvero Bitcoiner che non trusta ma verifica, dice vabbè, non si sa mai, se uno mina un blocco loro potrebbero scappare con la ricompensa, quindi io mi fido di più di chi ha dimostrato in passato di essere autorevole. Ovviamente è una pippa mentale dei malati come me Vabbè. di sicurezza e privacy, ma lo dico così per, per No, gioco. no, no. Certo, certo. Bene, io direi che abbiamo toccato tutti i punti che mi interessava toccare, tanto da farvi una panoramica per quanto riguarda le varie possibilità che ci sono sul dove poi connettere questi miner. Tra l'altro io vi confermo che il Nerdminer ha diciamo di default il collegamento con Public Pool. Tra l'altro lo vedrete in un video che uscirà, perché ho già registrato, diciamo, il video per quanto riguarda l'inizializzazione del Nerdminer, quindi lo vedrete poi in futuro, però vi comunico già che vi collegate a Public Pool. Poi se volete ovviamente potete cambiare la pool, non c'è problema, ma diciamo che di default vi collegate a Public Pool. L'ultima cosa che ti chiedo riguardo proprio Public Pool è la differenza tra collegarsi a Public Pool interfaccia web oppure collegarsi a Public Pool attraverso il proprio nodo, come per esempio accennavi prima che Umbrel dà la possibilità di ostare Public Pool sul nodo. Allora, la differenza è che quando noi ci colleghiamo alla versione web, quindi al sito internet Public Pool, il nostro mini miner da dentro casa nostra sta parlando con una mining pool esterna dalla nostra rete di casa, quindi va su internet, cerca Public Pool e parla e comincia a scambiarsi i lavori. Questa cosa è interessante nel senso che rende facile il setup, non chiede un nodo, eccetera. Vuol dire che potenzialmente la pool dall'altra parte conosce il mio indirizzo IP, quindi sa chi sono, perché io mi connetto a lei per parlare. E l'altra cosa importante è che la pool, Public Pool, sceglie che transazioni minare al posto mio. Quindi non è questo il caso perché Public Pool è completamente open source, ma nel caso Public Pool fosse un cattivone potrebbe dire ah, io non gli faccio minare le transazioni che non rispettano le regole degli americani perché io sono OFAC compliant. Quindi il vantaggio di utilizzare la versione web è facilità d'uso, lo svantaggio è che parliamo con un server online che scopre qualche dato su di noi come l'indirizzo IP e che comunque ci fidiamo che Public Pool scelga delle buone transazioni per il blocco. Se invece noi ce la ostiamo in casa, quindi clicchiamo installa su Umbrel sul nostro nodo Bitcoin Esatto. e ci colleghiamo, il vantaggio è che il nostro miner in realtà non parla con l'internet, parla con il nostro nodo direttamente dentro casa, cioè la connessione va dal nostro mini miner al router e dal router direttamente al nostro nodo, quindi non serve che esca dalla rete internet di casa, il che dà stabilità, nel senso che non ci sono rischi di connessione ballerina o cose del genere. Permette di farci tutto da soli, quindi come dei veri bitcoiner che si sentono self-sovereign individual, cioè individui sovrani di se stessi, non chiediamo nulla all'esterno, ma ci scegliamo noi che transazioni mettere nel blocco. È diciamo migliore lato privacy, nel senso che non parliamo con il network esterno. Oggettivamente, lo dirò per tutti gli ascoltatori, certo che se ci piace giocare è una buona idea farsi tutto in casa, è un po' un'idea da cypherpunk bitcoiner, un gioco, un divertimento per fare la gara a chi riesce a fare più tutto senza contattare il mondo esterno, ma ad essere un individuo sovrano. Del resto è semplicemente un'opzione simpatica per giocare, provare cose nuove un po' con mano e testarle, non dover parlare con enti esterni quando si mina Bitcoin, semplicemente all'atto pratico non cambia nulla, all'atto teorico avete un paio di vantaggi in più e difficoltà in più nel farvi le cose in casa da soli. Quindi sì, possiamo semplicemente dire che utilizzando l'interfaccia web, anche per esempio il template sul quale minate ve lo fornisce Public Pool, mentre se voi avete il vostro nodino Umbrel, vi scaricate Public Pool, che veramente basta fare scarica e installa, cioè è una roba semplicissima, lo collegate al vostro Nerdminer, a quel punto lì le transazioni verranno prese dalla vostra mempool. Quindi sostanzialmente vi create voi il blocco, poi tanti auguri a minarlo, però nel senso, idealmente siete molto più sovrani e fate tutto voi in casa. Aggiungo una cosa velocissima, una cosa simpatica che secondo me si potrebbe iniziare a vedere è scusate il campanello. È il cito
Mi stanno venendo a È cercare. guarda che in quasi tutti i video oramai ti suona il campanello, te, io non so. In realtà è che quando comincio a parlare di self-hostarsi le cose un po' così, mi È la vengono a SWAT che cercare, arriva. mi vengono a prendere. Una cosa secondo me interessante è che, non serve nel caso che per forza ognuno si faccia public pool, ma in futuro potremmo vedere che Pluck con il suo mini miner fa la sua public pool e le persone che seguono Pluck su YouTube dicono: "Vabbè, io public pool non so chi è, il loro servizio web carino, ma non lo conosco la persona che c'è dietro, ma io conosco Pluck", e quindi magari un giorno potremmo vedere tante mini mining pool di solo mining, Ah, decentralizzate, un po' come, mini parentesi velocissima, un po' come i nodi. Noi ora diciamo a tutti: "Fatevi il vostro nodo", nulla vieta che in futuro non potremo vedere una persona che fa un nodo e poi tutti i familiari, condividono quello, perché magari non c'è l'esigenza che ognuno abbia il proprio, si può condividere certo. con persone tra cui ci si fida. È una cosa carina che si potrebbe fare lo stesso per le mining pool. Cioè abbiamo un gruppo italiano di mining, perché fidarsi di public pool? Ne facciamo una condivisa assieme e noleggiamo un serverino che costa 3 € al mese, ci colleghiamo in 200, quindi il costo è praticamente nullo e ci facciamo le nostre cose. Questo qua è una cosa che potrebbe essere interessante perché toglie l'intermediario grande, cioè la grande solo mining pool o cose del genere, crea comunità piccole dove c'è trust e le persone lavorano assieme ed è un bene sia per Bitcoin che in generale per la decentralizzazione. No, no, punto molto interessante sulla quale si potrebbe di nuovo discutere per ore, cosa che però non facciamo perché direi che per oggi abbiamo terminato. Hai parlato di pool italiana, io vi voglio ovviamente citare un gruppo Telegram che è Home Mining Italia, è il gruppo di riferimento se uno vuole provare a capirci qualcosa per quanto riguarda l'home mining. Quindi ragazzi, mi raccomando, allora si parla di Bitcoin e di mining, quindi non entriamo lì a fare domande del cavolo perché non servono a niente. Se però vi piace, volete anche semplicemente capirci qualcosa, magari vi comprate, poi lo vedrete, il Nerd Miner, che appunto è un orologio da scrivania che mina Bitcoin, ma costa 30 euro, cioè se volete provare qualcosina di più, già con un centinaio di euro, 150 euro avete il vostro primo Bitax, è un qualcosa da nerd che se però vi piace, volete provare a approfondire, entrate sul gruppo, fate domande, i ragazzi sono veramente, veramente in gamba, cioè nulla da dire, trovate tutte le risposte, quindi fateci un salto se vi interessa, diciamo, tutto questo mondo dell'home mining. Allora, io direi che per oggi abbiamo terminato, abbiamo fatto, diciamo, un pochettino di ordine per quanto riguarda il discorso delle pool. Ringrazio Turtlecute. Ciao ragazzi, grazie Pluck per l'invito, ci vediamo assolutamente alla prossima o su Home Mining Italia a chiacchierare su Telegram durante le giornate. Esattamente, esattamente. Quindi prima puntata di questa miniserie è terminata, noi ci vediamo alla prossima. Ciao.